Buonasera a tutti amici di Solitaire Player, io sono Domenico, ben arrivati in questa nuova puntata in cui parleremo di Puki. Questa sera parlerò nel dettaglio delle Pokéball. Il mio obiettivo è di fare un breve video descrittivo dove descrivo che cosa sono le Pokéball e le differenze che ci sono tra una rarità e un'altra. Ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like, commentare qui sotto se avete dubbi o se volete altri tipi di contenuti o qualche consiglio di qualcosa da vedere nei prossimi video. Ok? Bene, possiamo iniziare. Queste sono le Pokéball. Adesso sono nel marketplace per avere una visione completa delle varie Pokéball. In aggiunta a questa ci sono le rookie, che sono quelle gratuite che ottenete iscrivendovi al link che trovate qui sotto in descrizione. Bene, quindi iscrivendovi a quel link avrete la prima Pokéball gratuita con cui potete giocare. L'abbiamo visto nel video, se ve lo siete persi andate a vedere nella playlist Puki che c'è sul canale YouTube, dove descrivo che cos'è Puki. Bene, quella lì è la Pokéball gratuita con cui potete partecipare a determinate leghe gratuite. Poi abbiamo la Puki Common, rara, epica e leggendaria. Ovviamente stiamo parlando di più si sale di rarità e più il prezzo sale. Partiamo dalla common che è circa 20 euro, 86 euro la rara, 345 l'epica e 1380 euro la leggendaria. Ma cosa cambia tra una Puki e l'altra? Bene, prima di tutto più si sale di rarità, più abbiamo percentuali sulle nostre previsioni sempre più alte. Quindi, ad esempio, la common avrà una percentuale X e la leggendaria avrà un 10x. Bene, queste sono le varie rarità. Adesso vi faccio vedere alcune delle common, alcune delle mie Puki, per capire la differenza che c'è tra una Puki e l'altra all'interno delle caratteristiche, perché ogni Puki è unica nel suo genere, ha caratteristiche diverse, ha percentuali diverse. Partiamo da quella rookie. La prima che ho ricevuto è la Puki Rookie 331615, che è un numero seriale univoco. L'ho fatta vedere già nell'altro video, dove abbiamo delle percentuali che vanno dal 17% al 16% fuori casa, l'over 15%, l'under 8%. Queste percentuali sono state aumentate perché la Pokéball è di livello 18. Ogni volta che si potenzia una Pokéball a un livello successivo, quel livello ti consente di decidere su cosa potenziare. Ovviamente io ho potenziato tantissimo casa, ma perché è la mia strategia. Ognuno può scegliere di potenziare quello che vuole di queste prediction attributes. Ok? Io ho aumentato casa perché ho fatto un ragionamento del tipo si presume che le squadre di casa siano favorite e quindi nella maggior parte dei casi magari metterò vincente la squadra di casa e quindi ho aumentato la percentuale di bonus sulla squadra di casa. Poi ogni rookie ha delle caratteristiche univoche e uniche nel suo genere. La rarità, che è quello di cui vi parlavo, che ha una percentuale in più, la rookie ha 0% in più. La season 2023 ha 0% perché la rookie, nelle altre che andremo a vedere successivamente, ha una percentuale ben definita. Quando si arriverà all'anno successivo e verranno stampate le Puki dell'anno successivo, si perderà quella percentuale. Questa Puki, come vedete, è del 2022, per questo la percentuale del 2023 è 0%. Bene, la liga di appartenenza di questa Puki nel mio caso è il 10% e l'Olympic Lione è il 20%. Quindi se vado a fare una previsione sull'Olympic Lione e sulla Ligan, la mia previsione avrà un bonus. Bene, questa è quella che io ho potenziato fino al livello 18, che mi ha permesso di sbloccare una seconda Pokéball Rookie, sempre gratuita. Quindi, come vedete, in questo caso le percentuali sono molto più basse perché è solo di livello 7, quindi ho avuto meno possibilità di potenziare. Man mano che la utilizzerò, potrò potenziarla sempre di più. Bene, in questa, per esempio, mi è uscito con l'under 2,5 al 15%. Questa Puki è la rarità 0 2023 0
è della Bundesliga, quindi ogni previsione che faccio su una partita di Bundesliga con questa Pokéball ottengo il 10% e il Bayern Monaco 20%. Per me questa è un'ottima Pokéball perché molto spesso il Bayern Monaco parte favorita, quindi potrò mettere vincente il Bayern Monaco e sfruttare questo 20% qui. Questo è molto importante perché quando si vanno a fare le previsioni si può scegliere in base alla partita la Pokéball che si vuole utilizzare per quella previsione, quindi bisogna fare molta attenzione. Ad esempio, io entro nella mia lega, mi trovo Bayern Monaco Borussia Dortmund, ok? E in quel caso non vado a utilizzare la prima Pokéball che abbiamo visto, ma vado ad utilizzare questa. Perché? Perché ho Bundesliga 10% in più, Bayern Monaco 20% in più e quindi questo significa che posso sfruttare al massimo le percentuali di questa Pokéball. Poi, se vado a mettere, ad esempio, come risultato un under 2,5, quindi che ne so, un 1-0 del Bayern Monaco, io otterrò il 7% di casa più il 2,5, quindi 15%. Quindi la percentuale che avrò su questa, sulla previsione sarà molto più alta. Ok, ci sono in base alle strategie perché alcune volte si potrebbe anche pensare che non è una cosa buona perché mettere per esempio vincente la squadra favorita ovviamente ci fa guadagnare meno punti, però questa Pokéball è ottima perché questo che cosa significa? Significa che io generalmente se metto la vittoria del Bayern Monaco che la maggior parte dei casi è favorita ottengo pochi punti, mentre grazie a questa Pokéball io posso potenziare quei punti e quindi ottenere più punti nella mia previsione. Poi andiamo a vedere adesso quelle di rarità superiore. Ve ne faccio vedere soltanto magari una, giusto per non vedere le differenze, una delle mie, e andrò a scegliere questa, ok? E... Bene, questa Pokéball è comune, quindi pagata circa 20 euro, livello 0, attualmente sono tutte di livello 0 perché le ho acquistate da poco, quindi le ho sfruttate ancora poco. Stesso concetto, si aumenta di livello, posso usare i PUC o i Matic per potenziarle, in questo caso, nell'altro caso, nelle rookie, non serve, mentre nelle common, nelle rare, eccetera, servono i PUC che si ottengono facendo delle previsioni, o altrimenti Matic. In questo caso questa PUC che cosa ha? Andiamola a vedere, già a prima occhiata ha percentuali superiori in confronto alle Pookie rookie. Ha risultato di casa 11%, pareggio 7%, fuori casa 6%, l'over 2,5 5%, l'under 2,5 12% e lo score 9%. In questo caso la rarità common a 0%, la season 2023 10%, perché questa Pookie è di agosto 2023, quindi avrà il 10% fino alla fine del 2023. Quando arriveremo al 2024 perderò questa percentuale. Nelle previsioni di Ligan ho il 10% su tutte le previsioni e su il Marsiglia il 20% in più. Quindi se vado a giocare nella Ligan perché in quella giornata magari vedo che ci sono molte partite che penso di poter sapere come possa andare a finire, ovviamente vado a usare questa Pookie perché questa Pookie mi dà delle percentuali in più sulla Ligan e magari all'interno c'è una partita favorita dove il Marsiglia gioca magari in casa e magari penso che possa fare un under 2,5 e quindi prendere una caterba, una valanga di punti. Vado a vedere l'ultima Pookie che è la Pookie rara. La Pokirara ovviamente qui aumentiamo di rarità e quindi aumentiamo ancora di più di percentuali. Vedete che in questo caso le percentuali sono ancora molto più elevate. In questo caso la mia Puki già l'ho migliorata dal livello 2 utilizzando i PUC. Abbiamo un 14% casa, 12% pareggio, fuori casa 11, 21% l'over 2,5, 21%, l'under 2,5 14 e lo score 10. In questo caso con la rara cominciamo ad avere anche punteggi sulla rarità, quindi un 10% in più sulla previsione, sulla season 2023 che attualmente è in corso il 10%. Questa Pookie è una Pookie della Liga Spagnola, quindi Liga Spagnola e del Valencia. Quindi presumo che
Con questa Pughi posso andare a giocare nella Liga Spagnola, a fare le previsioni lì, perché è lì che prenderò il 10% in più su tutte le previsioni. E magari all'interno c'è il Valencia che ha una partita favorevole e magari posso metterla vincente e ottenere quel 20% in più sfruttando le altre percentuali. Bene, queste sono praticamente a grandi linee che cosa sono le Pughi. Sono usciti da poco anche alcuni potenziamenti che si possono acquistare con circa 8 euro, si possono sbloccare dei pacchetti e quindi acquistarli e aggiungerli alla Pookie in modo tale da potenziarla ulteriormente, ma questo lo andremo a vedere nei prossimi video. Bene, se vi è piaciuto questo contenuto vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Bene, per qualsiasi domanda, informazione e quant'altro, non esitate a lasciare un commento qui sotto o venitemi a trovare nei social che sono sempre qui sotto in descrizione. Venite anche su Telegram, siamo un gruppo di oltre 300 persone in cui ci confrontiamo sul mondo del calcio, Sorei e Pughi. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto al prossimo video, Domenico di Sorei Italian Player.